Ciao a tutti e bentornati su Ked Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto, la borsa estrella che vi avevo mostrato in anteprima sui miei social che vi consiglio di seguire, dove mostro tutte le anteprime dei prossimi progetti. Ho utilizzato tutti i materiali di Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, ed ora vediamo subito cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Ho utilizzato circa 160 grammi di filato catenella lurex nella colorazione rosso, un fondo rettangolare 25x10 sempre rosso. Ho utilizzato l'uncinetto numero 3 per quanto riguarda la lavorazione della base, mentre per il resto del corpo borsa sono passata all'uncinetto 3,5. Una chiusura tubolare a molla da 24 cm, ago tirafettuccia e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal fondo ovviamente e andremo a lavorare a punto a catenella in ogni foro del fondo. In alternativa potete anche lavorare direttamente le maglie basse all'interno dei fori, ma nel mio caso ho un filato un po' troppo sottile e i fori un po' troppo larghi e resterebbero i fori molto visibili, quindi vado innanzitutto a fare un giro a punto a catenella nei fori e poi valuto se lavorare direttamente le maglie basse nei fori oppure lavorare nelle catenelle. Lo valuto dopo. Ovviamente il video sarà montato, quindi voi saprete già quale sarà il procedimento da seguire. Quindi parto con il cappietto iniziale, uncinetto numero 3, mi aggancio proprio nell'angolo, quindi punto l'uncinetto nel foro, prendo il cappietto, lo porto fuori, punto l'uncinetto nel foro successivo e lavoro una maglia bassissima. Questo è il procedimento che dovremo andare a ripetere in ogni foro del fondo. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo tagliare il filo e dobbiamo andare a creare l'asola. Blocchiamo il filo con un nodino sul retro . E a questo punto possiamo procedere con la lavorazione. Come vi avevo detto, avrei valutato come lavorare il fondo dopo questo passaggio e ho deciso di lavorare direttamente sulle catenelle e non all'interno dei fori, così il bordo mi resta tutto ben coperto, resta tutto perfetto. Quindi ci riprendiamo il cordino, ci facciamo come sempre il cappietto iniziale, lavoro sempre con l'uncinetto numero 3 e vado ad agganciarmi sempre su questa parte del fondo, così diciamo che il punto di chiusura lo troviamo sull'angolo. Vado ad agganciarmi quindi prendendo solo la metà catenella retro, in questo modo, e all'interno di questa catenella vado a lavorare 2 maglie basse. Quindi teniamo a mente che su tutte le catenelle andremo a lavorare 2 maglie basse, mentre in queste 2 catenelle che si trovano sull'angolo andremo a lavorare 3 maglie basse. Quindi qui abbiamo la prima che si trova nel foro prima dell'angolo, diciamo, questo è l'angolo, qui andiamo a lavorare una maglia bassa, 2 maglie basse e 3 maglie basse.
passiamo alla metà catenella successiva, dove andremo a lavorare sempre 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. A questo punto procediamo lavorando 2 maglie basse e quando arriviamo sull'angolo, quindi in queste 2 catenelle, andremo a lavorare lo stesso aumento, quindi 3 maglie basse e 3 maglie basse, e questo procedimento comunque va ripetuto in tutti gli angoli, quindi anche qui e qui. Mentre per quanto riguarda le altre maglie andiamo a lavorare sempre 2 maglie basse. Ovviamente questo può variare in base al filato che utilizzate, al vostro modo di lavorare, quindi non è detto che questo modo di lavorare che io vi sto consigliando sia adatto al lavoro che avete voi davanti. Quindi se avete un filato più spesso è probabile che vi basterà fare una maglia bassa su ogni punto, diciamo quelli che troviamo sui laterali, mentre nell'angolo magari vi basta fare solo 2 maglie basse nei 2 punti dell'angolo. Quello dovete valutarlo voi in base comunque al vostro modo di lavorare e al filato che avete davanti. Diciamo che questo metodo che sto utilizzando io non semplifica molto le cose, io preferisco sempre lavorare all'interno dei fori, però in questo caso preferisco fare così perché resta un lavoro più pulito. Comunque procediamo. Quindi qui ho le maglie su cui lavorare le 2 maglie basse. E poi ho di nuovo l'angolo dove andrò a lavorare gli aumenti. Quindi 3 maglie basse in questo punto e 3 maglie basse nel punto successivo. Quindi continuiamo a lavorare in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. E una volta terminato il giro lo andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Facciamo una catenella ed ora andremo a lavorare un ulteriore giro a maglia bassa dove andremo sempre a lavorare gli aumenti negli angoli. Procediamo, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante e senza fare troppi calcoli, calcolate le 2 maglie che si trovano esattamente nell'angolo. Queste saranno le maglie su cui dovremo andare a lavorare gli aumenti. Ovviamente questo va ripetuto per ogni angolo, quindi nelle 2 maglie che si trovano esattamente nell'angolo, come vi ho già detto, senza fare troppi calcoli, andiamo a lavorare l'aumento. Lavoro una maglia bassa fino ad arrivare nei punti che si trovano sull'angolo e in questi 2 punti che troviamo nell'angolo andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi 2 maglie basse in questo primo punto e 2 maglie basse nel punto successivo. Poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare ai prossimi 2 punti che si trovano nell'angolo, dove andremo a ripetere ovviamente lo stesso procedimento. Idem per gli altri 2 angoli. Mi trovo nell'angolo, quindi lavoro l'aumento qui in questo punto e l'aumento nel punto successivo, quindi 2 maglie basse in questi 2 punti che troviamo nell'angolo. Poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante, poi mi ritrovo
gli altri due angoli, dove andremo a lavorare 2 aumenti in quest'angolo, 2 aumenti in quest'altro. Ovviamente il procedimento è quello, quindi procediamo e ci vediamo al termine del giro. Terminato anche questo giro, non ci resta che chiuderlo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, e a questo punto non ci resta che lavorare l'ultimo giro per quanto riguarda la base, quindi il solito giro a maglia bassa in costa retro. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare in ogni punto, prendendo solo la metà catenella retro, una maglia bassa. Quindi io in questo giro non andrò a lavorare altri aumenti. Terminato anche quest'ultimo giro, chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto, e a questo punto possiamo scegliere intanto il tipo di lavorazione che vogliamo andare ad utilizzare per il corpo borsa, quindi il punto. Io andrò a lavorare il punto croce stella, nome dato da me tanto tempo fa, quindi chi mi segue da tempo se lo ricorderà, chi è nuovo tanto lo vediamo insieme. Quindi procediamo subitissimo, ci alziamo lavorando 3 catenelle. Queste ci sostituiscono la prima maglia alta. All'interno di questo punto, quindi nello stesso punto di base, andiamo a lavorare anche un'altra maglia alta che non andremo a chiudere, quindi la chiudiamo solo una volta e ci lasciamo il filo sull'uncinetto, cioè ce la lasciamo sull'uncinetto. Saltiamo 2 punti e nel successivo andiamo a lavorare 2 maglie alte che non andremo a chiudere, quindi una non la chiudiamo, facciamo anche la seconda e non la chiudiamo. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, le andiamo a chiudere tutte insieme in questo modo e facciamo 3 catenelle. Procediamo, lavoriamo nel punto successivo 2 maglie alte che non andiamo a chiudere, quindi una e 2, abbiamo 3 asole, saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo altre 2 maglie alte che non chiuderemo. In questo modo abbiamo 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e lavoriamo 3 catenelle. Questo è il procedimento che andremo a ripetere per tutto il giro, quindi facciamo un altro modulo insieme, poi vi lascio continuare da sole. Punto successivo, quindi questo, lavoriamo 2 maglie alte non chiuse in questo modo, saltiamo 2 punti e nel successivo andiamo a lavorare 2 maglie alte sempre non chiuse, sempre 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e lavoriamo 3 catenelle. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere. Se utilizzate un filato più spesso,
tranquille. Se utilizzate un filato più sottile o comunque il fondo tende ad imbarcarsi perché comunque sembra come se state facendo delle diminuzioni, o lavorate 4 catenelle invece che 3 oppure cambiate uncinetto, quindi utilizzate un uncinetto più grande così la lavorazione resta più morbida e il fondo non si imbarca. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Bene, terminato questo primo giro lo chiudiamo al centro del primo modulo lavorato, quindi qui abbiamo una sorta di mezza stella, questo è il punto di chiusura da dove partono le 3 catenelle e noi andiamo a chiudere esattamente qui con una maglia bassissima. A questo punto andremo a lavorare uno dei 2 giri che andranno poi ripetuti ed alternati per tutta la lavorazione. Quindi facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e sempre al centro di questo punto andiamo a lavorare una maglia alta in questo modo, quindi avremo una sola sull'uncinetto. Lavoriamo ora 2 catenelle e sempre al centro di questo punto andiamo a lavorare 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi prima maglia alta, non la chiudo, seconda maglia alta e poi vado a chiudere tutte e 3 le asole insieme in questo modo. Procediamo, andiamo al centro della stella successiva, quindi esattamente qui, e vado a ripetere lo stesso procedimento. Lavoro 2 maglie alte chiuse insieme, due catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme sempre nello stesso punto. E questo sarà il risultato, quindi questo modulo lo andremo a ripetere per tutto il giro. Bene, ho terminato il giro ed ho anche cambiato uncinetto, ho preso il 3,5 perché la lavorazione resta un po' più morbida, mi piace di più. A questo punto andiamo a chiudere il giro esattamente al centro del petalo, del primo petalo, questo qui, esattamente al centro, nel punto di chiusura, diciamo, con una maglia bassissima, in questo modo. Il giro che andremo a lavorare ora andrà alternato insieme al precedente per tutto il corpo borsa, quindi fino a raggiungere l'altezza desiderata. Iniziamo avviando le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e all'interno dello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta non chiusa in questo modo, quindi ci lasciamo la maglia sull'uncinetto, andiamo poi a puntare l'uncinetto all'interno di questo punto che è il punto di giuntura tra un petalo e l'altro e al suo interno andiamo a lavorare 2 maglie alte non chiuse, quindi ce le lasciamo sempre sull'uncinetto. Diciamo che andiamo a ripetere il procedimento del primo giro, quindi questo qui più o meno. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, le andiamo a chiudere tutte insieme in questo modo
e andiamo a lavorare 3 catenelle. Procediamo. All'interno di questo punto andiamo a lavorare 2 maglie alte non chiuse, poi puntiamo l'uncinetto nel punto successivo di giuntura tra i 2 petali, questo qui, e andiamo a lavorare sempre le 2 maglie alte non chiuse. Abbiamo 5 asole sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e lavoriamo 3 catenelle. Quindi questo è il procedimento che dovremo poi andare a ripetere per tutto il giro. Quindi procediamo, puntiamo l'uncinetto nello stesso punto, perché dobbiamo andare a creare il primo petalo, e lavoriamo 2 maglie alte che non andiamo a chiudere, ovviamente le lasciamo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nel prossimo punto di giuntura dei petali sottostanti, quindi questo, e andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Abbiamo sempre 5 asole sull'uncinetto, le andiamo a chiudere tutte insieme e facciamo 3 catenelle. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e poi nei giri successivi dobbiamo andare ad alternare il secondo giro con quest'ultimo giro che è il terzo. Li dobbiamo andare ad alternare tra loro per creare appunto questo motivo qui. Quindi indicate qui in alto, vi lascio il numero di giri totali che andrò a lavorare io per raggiungere l'altezza che andrò comunque a raggiungere io. Potete tranquillamente variare l'altezza se volete, se preferite, se utilizzate un fondo più grande o un fondo più piccolo, ovviamente l'altezza va a cambiare. Quindi raggiungiamo l'altezza e poi vediamo come procedere. Raggiunti 21 cm di altezza, a questo punto andiamo a rifinire il bordo a maglia bassa, quindi facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto. Io ho terminato il giro completando ovviamente il fiore o stella, quindi qui mi ritrovo 2 catenelle. Dove ho le 2 catenelle vado a lavorare 2 maglie basse proprio all'interno dell'archetto. Poi lavoro una maglia bassa sul petalo, qui ho un'asola, quindi la vado a lavorare, lavoro ogni punto disponibile lungo il bordo e dove ho gli archetti ovviamente vado a lavorare 2 maglie basse, perché l'archetto è formato da 2 catenelle, quindi in automatico vado a lavorare 2 maglie basse, mentre per gli altri punti una semplice maglia bassa. Si procede in questo modo per tutto il giro. E una volta terminato il giro andiamo a tagliare il filo e chiudiamo con asola di chiusura. A questo punto pieghiamo la lavorazione in questo modo
e andiamo a fissare dei marcapunti esattamente sulle due estremità. In questo modo otterremo la posizione centrale dei due lati e saranno quelli che combaceranno con le molle della chiusura, quindi con questi due lati qui. Allora, per spiegarvi meglio il procedimento, ho già lavorato una parte, quindi come vedete l'ho rivestita direttamente utilizzando l'uncinetto e lavorando le maglie basse direttamente intorno alla chiusura, al tubo. Quindi ora vediamo tutto insieme nel dettaglio. Mi faccio il cappietto iniziale e me lo lascio sull'uncinetto. Come abbiamo detto, dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse intorno al tubo qui e parto esattamente dalla parte dove c'è la vite. Qui come vedete avevo messo il marcapunti, questo punto lo saltiamo ed è quello che corrisponde esattamente appunto alla parte centrale della chiusura. Cosa faccio? Vado a puntare l'uncinetto passando in questo modo, vedete? Prendo la maglia in questo modo e procedo lavorando una maglia bassa. Per ogni punto sottostante andrò a lavorare 2 maglie basse in modo da ricoprire per bene la chiusura, quindi rientro nello stesso punto vedete, sono entrata nello stesso punto e al suo interno vado a lavorare un'altra maglia bassa, poi passo al punto successivo e lavoro altre 2 maglie basse, sempre girando intorno alla chiusura. Ho fatto le 2 maglie basse, passo al punto successivo e di nuovo 2 maglie basse e procedo così per tutta la mia chiusura, quindi arriverò praticamente all'altro marker e andremo a ricoprire in modo molto semplice e veloce la nostra chiusura. Quindi procedo sempre 2 maglie basse per ogni punto che ho sul bordo della borsa, passando sempre intorno alla chiusura. Una volta ricoperta tutta la chiusura andiamo a tagliare il filo e lo andiamo a bloccare per bene tra le maglie e lo andiamo a nascondere. Questo sarà il risultato finale una volta cucita la chiusura. All'interno non l'ho foderata, sempre per questione di tempo, ma vi do qualche indicazione utile. Cosa che avrei sicuramente fatto io, irrigidito tutto il corpo borsa e l'avrei fatto mettendo un pannello di feltro, ovviamente dello stesso colore del filato, messo proprio come un foglio. Avrei accompagnato la parte retro, il fondo e la parte davanti, quindi per farvi capire messo in questo modo
Io ora ho imbottito con un po' di carta, però più o meno per farvi capire l'avrei posizionato in questo modo e l'avrei cucito sia sulla parte retro che sulla parte davanti, e quindi avrei lasciato i laterali liberi e poi avrei creato una fodera a sacchetto, la classica fodera a sacchetto che abbiamo già visto in qualche altro tutorial precedente. Oppure come alternativa potete creare una struttura tutta in feltro, quindi prendendo le misure sia della parte davanti che della parte retro e dei laterali. Potete aiutarvi anche con il fondo, con le misure del fondo, quindi vi facevate dei rettangoli poi cuciti tutti insieme, applicati all'interno della borsa, e poi infine foderare allo stesso modo, quindi ritagliare dei pezzi di tessuto delle stesse misure e andare poi a creare il sacchetto sagomato in base alle dimensioni della borsa, quindi non la classica fodera a sacchetto. Queste sono le due opzioni che si possono utilizzare. Ovviamente se utilizzate un filato più rigido, che quindi la borsa resta un po' più rigida, non serve neanche tanto la struttura in feltro, quindi irrigidirla, ma vi basta foderare, perché come vedete comunque se utilizzate lo stesso punto di lavorazione resta un po' forata, quindi è giusto foderare. Se invece utilizzate lo stesso filato, quindi questo stesso filato che è un po' sottile e morbido, come potete vedere dovete assolutamente irrigidire perché non sta proprio su da sola. Comunque quello potete deciderlo tranquillamente voi in base ai vostri gusti. Questo in ogni caso è il risultato finale della borsa. Io sono veramente molto soddisfatta. È un peccato che non si riesca a intravedere dal video il luccichio di questo filato. Comunque con una rocca ce ne possiamo fare tranquillamente due, perché questo è quello che mi è avanzato. Devo dire che nonostante il punto di lavorazione sia impegnativo non mangia neanche tanto filato. Comunque io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial, mi raccomando attivate la campanellina così riceverete le notifiche appena sarà disponibile un nuovo video. Vi ricordo che i materiali che ho utilizzato sono di tutti a mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso, e a questo punto a me non resta che ringraziarvi per aver seguito anche questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!